ad i piatti di Chef Nunzio. Io stasera non rinunzio. Patatine e baccalà. La mia casa è questa qua. Salve a tutti e ben ritrovati in questo 23esimo episodio di Basi per le ricette, trucchi e segreti, rubrica che ahimè si concluderà tra 2 settimane, ma per dare spazio a qualche novità. Naturalmente nell'ultima puntata vi darò le informazioni più dettagliate, ma parliamo degli stupendi dolci a cucchiaio che abbiamo preparato oggi. Queste 3 creme sembrano così simili tra loro, ma risultano in realtà abbastanza diverse da guadagnarsi ognuno le sue preferenze. Sono relativamente facili da realizzare, ma per alcune di esse serve un po' di tempo e un po' di laboriosità. Ho pensato di chiamare queste 3 creme le gemelle diverse, ma banda alle ciance e andiamo a vedere come si preparano. La prima ricetta di questo video sarà la crema catalana. Per realizzare questo delizioso dolce a cucchiaio, la prima operazione che andremo a fare sarà dividere gli albumi dai tuorli. Quest'ultimi riversiamoli in una ciotola, aggiungiamo lo zucchero ed iniziamo a sbattere, preferibilmente con uno sbattitore elettrico, fino ad ottenere un composto denso e spumoso. Passiamo a setaccio la maizena, poi sciogliamola con qualche goccino di latte e mescolandola fino a quando non ci saranno più grumi. Fatto questo, spostiamoci ai fornelli, mettiamo sul fuoco un pentolino con il latte, grattugiamoci il limone ed infine aggiungiamo la cannella. La portiamo in ebollizione e non appena avrà iniziato a bollire spegniamo e lasciamo in infusione per 10 minuti. Nel frattempo uniamo la maizena sciolta nel latte alle uova e lo zucchero. Trascorsi i 10 minuti e il latte è diventato tiepido, filtriamolo all'interno del composto. Mescoliamo bene. Rimettiamo lo stesso pendolino di nuovo sul fuoco, versiamoci il composto ottenuto e portiamo in ebollizione senza mai smettere di mescolare. Quando vediamo che la crema si è addensata, spegniamo immediatamente e riversiamo il composto nelle coccottine. A questo punto facciamola raffreddare un'ora a temperatura ambiente e 1-2 ore nel frigorifero. Solo al momento di servire lo spargiamo di zucchero di canna, poi sciogliamolo con un cannello in modo che si formi una crosticina di zucchero caramellato che va in contrasto con la morbidezza di questo delizioso, davvero delizioso dolce. E senza più alcun indugio passiamo direttamente alla seconda ricetta di questo video, realizzando la crème brûlée. Lo faremo come prima cosa mettendo un pentolino sul fuoco e aggiungiamo il latte, la panna e l'essenza di vaniglia. Mescoliamolo e portiamolo in ebollizione. Nel frattempo dividiamo gli albumi dai tuorli e quest'ultimi riversiamoli in una ciotola. Aggiungiamo anche un uovo intero. Sbattiamole fino a farle diventare cremose, ma senza farle montare. Aggiungiamo lo zucchero alle uova e mescoliamo piano per farlo sciogliere. Ed infine, senza mai smettere di mescolare, aggiungiamo a filo il latte e amalgamiamolo bene col resto degli ingredienti. Riversiamo il composto così ottenuto direttamente nelle coccottine. Preriscaldiamo il forno statico a 200 gradi. In una teglia versiamo dell'acqua, poiché andranno cotti a bagnomaria. Una volta sistemate le coccottine nella teglia, aggiungiamo, se serve, ancora un po' d'acqua, partendo dal presupposto che devono stare immerse circa la metà del loro volume. Lasciamoli in forno per 20 minuti. Sforniamoli
facendo molta attenzione, poiché è facile scottarsi. Con l'aiuto di una paletta rimuoviamoli delicatamente dalla teglia e ripoliamoli su un tagliere a raffreddare e ancora in frigo un'ora e mezza, 2. Ora che sono belli freddi, cospargiamoli abbondantemente di zucchero di canna, poi accendiamo il grill del forno a temperatura massima e mettiamoli dentro per 2-3 minuti. Dovrebbero bastare per far sciogliere e caramellare lo zucchero su di essi, creando una crosta spessa e croccante. Il modo giusto per capire se avete realizzato una crème brûlée degna di nota è di picchettare leggermente con un cucchiaino sulla crosta. Se questa non si rompe, allora avete realizzato un ottimo lavoro. Terza ed ultima ricetta di questo video, il crème caramel. Tra le 3 ricette che ho proposto, forse questa è quella che ha un grado di difficoltà leggermente maggiore, poiché il crème caramel deve risultare liscio e pulito, ma facendo attenzione ad alcuni piccoli particolari e accorgimenti, chiunque lo può realizzare. Iniziamo mettendo sul fuoco un pentolino e aggiungiamo il latte e l'estratto di vaniglia. Portiamo in ebollizione e poi lasciamo in infusione per 15 minuti. Nel frattempo prepariamo il caramello. Ci basterà versare lo zucchero in un pentolino messo sul fuoco, aggiungiamo il limone, l'acqua e lasciamo cuocere senza mai mescolare. Solo quando comincerà a prendere il classico colore ambrato del caramello, togliamolo dal fuoco e riversiamo immediatamente il caramello prima che si solidifichi in 2 cocottine. Ricaviamo gli albumi dai tuorli e quest'ultimi riversiamoli in una ciotola. Aggiungiamo anche un uovo intero. Questa fase è molto particolare in quanto le uova non devono assolutamente ossigenarsi, quindi non devono fare né schiuma, non devono spumare e quindi mescoliamoli con tanta delicatezza. Incorporiamo anche lo zucchero e sempre con delicatezza sciogliamolo ed iniziamo a versare il latte che abbiamo lasciato in infusione, filtrandolo attraverso un passino. Dopo mescoliamo sempre lentamente per evitare il più possibile che si crei la schiuma. Il composto così ottenuto va riversato nelle cocottine, filtrato nuovamente per trattenere eventuale schiuma. Ho depositato sul fondo della teglia 5-6 tovaglioli di carta che fungeranno da isolante per evitare che le cocottine tocchino direttamente la teglia. Riempiamola con acqua. Per il crème caramel è importante che l'acqua arrivi quasi all'orlo delle cocottine. Preriscaldiamo adesso il forno statico a 140 gradi ed inforniamole per un'ora e mezza. Trascorso il tempo necessario sforniamoli, poi delicatamente tiriamoli fuori dalla teglia, mettiamoli su un tagliere e lasciamo raffreddare un'ora a temperatura ambiente e un'oretta e mezza in frigorifero. Tra i 3 dolci che ho preparato, il crème caramel è l'unico che va impiattato in un piatto a parte, quindi decoriamolo cospargendo dello zucchero di canna sul fondo del piatto. Decoriamo gli angoli del piatto con una ciliegia rossa che spezza il colore e prepariamoci alla prova del 9 di questo dolce, perché fino a quando non impiatti il crème caramel non saprai mai se veramente ti è riuscito bene. Per scoprirlo afferriamo una cocottina, passiamo un coltello lungo tutti i bordi e dopo con un solo movimento unico e preciso rigiriamolo sul piatto. Se serve diamo qualche colpetto con le dita e se tutto è andato bene si staccherà e quando alzeremo la cocottina rilascerà tutto il caramello. È uno spettacolo veramente impiattare questo piatto. Il nostro crème caramel è pronto, direi che è riuscito proprio bene. Per questo 23esimo episodio era davvero tutto. Se vuoi dare un parere personale al fatto che questa rubrica si concluderà, scrivi hashtag Chef Nunzio che fai. Potrai consigliarmi, potrai dirmi di continuarla, di smetterla o che ho fatto bene. Insomma, quello che ti pare, scrivi hashtag Chef Nunzio che fai. Con questo era davvero tutto. Chef Nunzio vi ringrazia, vi saluta e vi rimanda al prossimo episodio. Ciao belli! Ad i piatti di Chef Nunzio, io stasera non rinunzio.
patatine e baccalà. La mia casa è questa qua.